Linguaggio, scheda numero 5. Anche qui le cose si fanno abbastanza complesse. Infatti quello che avviene è il bambino insegue l'ape, l'ape insegue il bambino insegue le api inseguono il bambino. Perché è complesso? Perché l'azione, nonostante rimanga la medesima, cioè quella di inseguire, abbiamo finalmente l'introduzione del singolare e del plurale, quindi l'ape, le api. Inoltre abbiamo un aspetto che in genere nei casi di afasia richiede una particolare attenzione, ovvero la spazialità dell'azione. Che cosa vediamo? Vediamo che chi insegue si trova sulla sinistra e chi è inseguito si trova sulla destra. Questo potrebbe essere importante nel momento in cui decidessimo di inserire anche la forma passiva. Infatti potremmo in seguito dire il bambino è inseguito dall'ape, quindi la prima parola che noi mettiamo nella frase canonicamente fa presupporre che il soggetto sia il primo ad essere pronunciato. In realtà nella forma passiva è il secondo e questo può indurre il paziente ad errori. Ma vi suggerisco di introdurre la forma passiva, poi magari la vediamo in un secondo momento, però successivamente, quando già la comprensione di questa forma attiva sia già ben consolidata. Ascolta. Bambino. Ok. Il bambino. Però non basta. Provo io. Il bambino insegue l'ape? La donna. Aspetta. La donna era prima. Ascolta me. Il bambino insegue l'ape, sì o no? Il bambino già. Ah, no. Il bambino insegue l'ape, sì o no? Il bambino. Allora, facciamo così. Diminuiamo un po' le variabili in gioco e manteniamo solo il bambino insegue l'ape, il bambino insegue le api, quindi la forma plurale o singolare, e le manteniamo anche nel nostro. Allora, il bambino insegue l'ape, il bambino insegue le api. Il bambino insegue le api? No. Sì. Allora, il bambino insegue le api? Sì o no? Sì. Questa? Sì. Vediamo un po'. Bravissimo, benissimo, bravo. Un'altra. Il bambino insegue le api? Sì. Sì? E ancora questa? Sì. Vediamo un po'. Molto bene, bravo. Il bambino insegue le api. Allora, ne mettiamone un'altra. Mettiamo anche le api inseguono il bambino.
Allora, il bambino insegue le api? Sì, È questa? sì, Vediamo un po'. Molto, molto bene. Bravissimo. Allora, quando la comprensione sia ben consolidata, allora potrete passare di tanto in tanto a proporre una frase del tipo: il bambino è inseguito dalle api? Tanto per cominciare ad introdurre questa formula passiva. Però il mio suggerimento è di ritornarci poi quando abbiate già conseguito tutte le schede e siano andate a successo a buon fine tutte e 10.